Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché nel video di oggi racconteremo ogni dettaglio che sta infiammando il mondo del gossip proprio a ridosso del nuovo anno. Prima di cominciare, se vi piacciono questi approfondimenti, iscrivetevi al canale e condividete il video, il vostro sostegno fa la differenza. A pochi giorni dal conto alla rovescia, il tam tam sui social è tornato a battere più forte che mai. Demet Özdemir e Kenyaman, ex coppia che ha fatto sognare milioni di fan, sarebbero di nuovo al centro di una clamorosa ipotesi di riavvicinamento. Tutto è esploso dopo un post di Demet che ha lasciato senza parole i suoi follower e ha acceso una scia di interpretazioni. L'immagine, curata e al tempo stesso intima, è stata accompagnata da una frase che cita il nuovo inizio che ogni capodanno porta con sé, un riferimento che molti hanno letto come un messaggio nascosto. Candele, luci calde. Un riflesso su un vetro che ricorda una notte d'inverno e una didascalia breve ma significativa. L'effetto è stato immediato. Nel giro di pochi minuti, migliaia di like e centinaia di commenti hanno invaso il post, divisi tra chi giurava che fosse un segnale e chi, più prudente, parlava di semplice nostalgia di fine anno. Vale la pena ricordarlo. Durante la loro relazione, Demet Özdemir e Kenyaman hanno sempre cercato di proteggere il privato, scegliendo raramente di esporsi oltre misura. Eppure, quelle poche immagini in cui apparivano complici bastavano a far esplodere i cuori dei fan. Quando arrivò la notizia della rottura, nessuno dei due scelse parole definitive. Preferirono il silenzio, lasciando aperta la porta all'interpretazione. Da allora, la domanda è rimasta sospesa. Separazione irreversibile o pausa destinata a ricomporsi col tempo? Un ulteriore indizio, capace di far salire la temperatura dei pettegolezzi, non è tardato ad arrivare da Kenyaman. Le sue ultime storie, punteggiate da frasi sulla rinascita e su strade che si incrociano di nuovo quando meno te lo aspetti, hanno aggiunto benzina al fuoco. Il tempismo ha fatto il resto. Il post di Demet e i sottintesi di Kan, così ravvicinati, hanno dato l'impressione di un dialogo a distanza. Nei corridoi del gossip si sussurra che i due abbiano ripreso un contatto costante e che ci sia una possibilità concreta di vederli salutare insieme l'arrivo del nuovo anno. Al momento, è bene precisarlo, nessuno dei due ha confermato apertamente nulla. Eppure, ciò che è emerso sui social è bastato per far rialzare la testa alla speranza. La rete si è riempita di teorie e riletture. La domanda "torneranno i Kandem" è tornata a risuonare potente, con un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Con l'orologio che scivola verso la mezzanotte di fine anno, cresce l'attesa per una mossa, una frase, un'immagine che possa chiarire il quadro. Le voci raccontano che il loro nome stia circolando di nuovo con insistenza tra gli amici più stretti. Liste di invitati per feste private, piani per cene riservate, ritrovi lontani dagli obiettivi, dettagli così specifici da sembrare la prova che qualcosa si stia muovendo sotto traccia. E poi c'è la tempistica del post di Demet. Collocato proprio nei giorni in cui si tirano le somme, in cui il passato si ripresenta con dolcezza e il futuro scivola tra le dita come promessa. In molti ricordano una sua dichiarazione, rilasciata tempo fa: "Mi sono accorta che certi capitoli della vita che credevo chiusi non lo erano del tutto". All'epoca non era chiaro a chi si riferisse. Oggi, le coincidenze invitano a pensare che il riferimento potesse essere a Kan. Anche lo stato d'animo di Kan non è passato inosservato. Niente smentite fragorose, nessun proclama, una serenità controllata che, agli occhi degli osservatori, suona come il proverbiale "dove c'è fumo c'è fuoco". Fonti vicine all'attore raccontano che preferisca lasciare scorrere il tempo e che, su questioni di cuore, non voglia più prestarsi al gioco delle interpretazioni affrettate. Non è fuga, dicono, ma una scelta di protezione. E quelle parole sul lasciar parlare il destino, pronunciate con la calma di chi ha imparato a pesare ogni gesto, hanno colpito chi segue questa storia fin dal primo capitolo. Intanto, i fan si sono trasformati in investigatori. Confrontano gli orari delle pubblicazioni, notano dettagli degli interni, mettono a fuoco i profili delle luci, collegano le posizioni. C'è chi giura che il riflesso sul tavolo della foto di Demet ricordi un'immagine comparsa settimane fa nelle storie di Kan. E chi rileva che due fotografie scattate in giorni diversi mostrano lo stesso sfondo, appena angolato in modo differente. Forse sono sovrapposizioni casuali. Forse no. Quel che è certo è che la forza della suggestione cresce insieme alla voglia di crederci.
La domanda che ora tutti si pongono è come Dimet Özdemir e Can Yaman vivranno l'ultimo giorno dell'anno. Il mondo del gossip è pronto a scattare al primo segnale. Basterebbe un unico frame, una ripresa di spalle, un calice brindato all'unisono per far cadere ogni dubbio. Allo stesso tempo, un'indicazione contraria, una frase netta, potrebbe spegnere in un attimo l'attesa che sta avvolgendo questi giorni di vigilia. Ma a giudicare dalla cautela che entrambi stanno mostrando, c'è chi pensa che vogliano prolungare il mistero per proteggere ciò che conta davvero. C'è poi un altro dettaglio sussurrato con sempre più insistenza. Qualora il riavvicinamento fosse reale, stavolta la parola d'ordine sarebbe prudenza. Le pressioni di un'attenzione mediatica costante, l'esposizione di ogni gesto, i commenti che rimbalzano e si ingigantiscono come onde, tutto questo, in passato, avrebbe appesantito la loro quotidianità. Per questo, si mormora, l'idea sarebbe quella di vivere eventuali nuovi passi lontano da riflettori indiscreti, scegliendo luoghi neutri e tempi dilatati, senza ansia di raccontarsi al mondo. A chi le è vicino, Dimet avrebbe confidato un pensiero limpido e fragile insieme. Nel nuovo anno voglio liberare il cuore da ciò che lo appesantisce. Frase che suona come una dichiarazione di intenti e che molti interpretano come la volontà di fare pace con un sentimento rimasto sospeso. Nell'ultimo periodo, la sua immagine pubblica si è fatta più essenziale. Scelte stilistiche sobrie, scatti senza artifici, didascalie rare ma piene di significato. Segnali che raccontano un attraversamento interiore, la maturazione di una consapevolezza. Sul set, Can avrebbe confidato ai colleghi una riflessione che ha colpito anche chi non ama addentrarsi nella sua sfera privata. Anche se alcuni legami si spezzano, non scompaiono del tutto. Una frase che ha fatto sobbalzare gli addetti ai lavori e ha raggiunto le orecchie del pubblico con la velocità tipica di tutto ciò che tocca le corde dell'emozione. In molti l'hanno letta come un riferimento implicito alla sua storia con Dimet, altri l'hanno interpretata come un motto di fiducia per l'anno che arriva. Di certo, chi lo frequenta assicura che si respira intorno a lui un'energia positiva, il desiderio di aprire un capitolo personale mentre i progetti professionali prendono forma. Intanto, l'aspettativa cresce. Sui social, c'è chi scrive che, se davvero dovessero ritrovarsi, tornerebbero a essere una delle coppie più affiatate dello spettacolo. Altri predicano prudenza, ricordando che non ogni foto, non ogni frase, significa necessariamente un ritorno. L'onda emotiva è potente e si nutre di ricordi, quell'intesa spontanea di un tempo, quelle interviste in cui si parlava di rispetto reciproco, di ascolto, di fiducia. Elementi che fecero del loro legame qualcosa di più di un semplice titolo ad effetto. Ed è proprio questo intreccio di memoria e attesa a spiegare perché tutta questa storia sia tornata a catalizzare l'attenzione. Non si tratterebbe solo di un rumore in più, ma dell'ipotetica chiusura di un cerchio rimasto aperto. La definizione che rimbalza tra le bacheche è sempre la stessa, l'epilogo di una storia sospesa. C'è chi lo teme e chi lo desidera, chi preferirebbe che restasse un sogno e chi vuole vederlo diventare realtà. Ma nessuno resta indifferente. A mettere altra carne al fuoco è stato un secondo post di Dimet, pubblicato senza preavviso e con parole che sembrano scelte con cura. Alcuni sentimenti non guariscono con il tempo, ma con il coraggio. Una frase capace di entrare sotto pelle, soprattutto perché condivisa a ridosso dei giorni in cui si fanno bilanci e si prendono decisioni. In molti vi hanno letto un invito a guardare negli occhi ciò che si è rimandato, a togliere la polvere dalle stanze del cuore. Lei, dopo quel messaggio, ha scelto di non aggiungere altro, lasciando campo libero all'immaginazione. C'è chi sostiene che dietro questo silenzio si nasconda un patto tacito tra loro due, lasciare che siano i gesti a parlare, senza più la corsa a smentire o a confermare. Forse un brindisi privato, una passeggiata lontano dai flash, una canzone condivisa senza didascalie sarà tutto ciò che otterremo. O forse no, forse arriverà quella foto tanto attesa, capace di far esplodere l'entusiasmo e di mettere un punto alle congetture. Qualunque cosa accada, l'impressione è che la scelta verrà fatta con consapevolezza, con la protezione necessaria, con il rispetto dovuto a una storia che ha segnato molte persone. Nel frattempo, tracciando la mappa delle piccole coincidenze, emergono altri particolari che fanno sorridere i più attenti. Un orologio che indica la stessa ora su due post diversi. Un dettaglio d'arredo che compare come fosse un richiamo, la colonna sonora di una storia che coincide con quella amata da entrambi in passato.
Elementi che possono essere suggestioni o tasselli veri, ma che in ogni caso raccontano un'attesa condivisa tra chi osserva e chi, forse, sta preparando il terreno a una rivelazione misurata. E anche qualora quella rivelazione non arrivasse subito, resta il valore dei messaggi che hanno lasciato trapelare, la voglia di pace, la scelta di proteggersi, l'idea che i capitoli più belli richiedano coraggio e tempo. C'è una maturità nuova in questa danza, una consapevolezza diversa da quella dei giorni in cui tutto era più rumoroso. Forse è proprio questo il segno più evidente del cambiamento. Noi, come sempre, continueremo a seguire ogni sviluppo, pronti a raccontarvi ciò che è confermato e a distinguere i sussurri dalle certezze. Se ci sarà una sorpresa nella notte di Capodanno, la riconosceremo. Se invece prevarrà la riservatezza, ne rispetteremo i contorni, perché certe storie hanno bisogno di respirare lontano dal frastuono. Restate connessi a Stelle Turche Rivelate per non perdervi il prossimo aggiornamento. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e condividetelo con chi ama queste vicende tanto quanto noi. Alla prossima!